Ciao a tutti! Benvenuti su Italian Pod. Ciao! Oggi abbiamo preparato qualcosa di davvero speciale per voi. Esatto, andremo insieme dal medico. Beh, non fisicamente, ma attraverso 10 dialoghi completissimi che vi faranno sentire pronti per qualsiasi visita medica in Italia. E vogliamo ringraziare Aisha, una delle nostre spettatrici, che ci ha suggerito proprio questo tema. Grazie mille, Aisha! Sì, grazie davvero! E se anche voi avete idee per i prossimi video, scrivetecele nei commenti. Vogliamo creare contenuti che vi aiutino davvero nelle situazioni quotidiane. Quindi mandate pure le vostre richieste. Quale situazione vorreste imparare? Al ristorante? In banca? Durante un viaggio? Ditecelo! Perfetto! Allora, oggi vedremo tutto dalla prenotazione telefonica fino alla prescrizione dei farmaci. Ogni dialogo sarà seguito da una breve analisi delle espressioni più importanti. Non perdiamo tempo, partiamo subito con la prima parte, la prenotazione dell'appuntamento. Immaginate di dover fissare una visita medica. Come si fa al telefono? Ascoltiamo questo primo dialogo. Pronto? Studio del dottor Marchetti, buongiorno. Buongiorno. Senta, avrei bisogno di fissare un appuntamento per una visita di controllo. È possibile? Certamente, signora. Lei è già una nostra paziente? Oppure è la prima volta che si rivolge al dottor Marchetti? Sono già venuta l'anno scorso, quindi dovrei essere nel vostro sistema. Perfetto. Mi può dire il suo cognome e la data di nascita così verifico? Sì, certo. Sono Martina Russo, nata il 15 maggio 1985. Eccola, la vedo. Benissimo. Allora, per la visita di controllo, che disponibilità ha? Preferisce la mattina o il pomeriggio? Guardi, la mattina sarebbe l'ideale perché lavoro nel pomeriggio. Magari verso le 10, le 11? Vediamo. La settimana prossima abbiamo giovedì alle 10:30. Le va bene questo orario? Giovedì prossimo? Sì, perfetto. Alle 10:30 va benissimo. Allora la segno. Giovedì 21 novembre, ore 10:30. Si ricordi di portare la tessera sanitaria e un documento di identità. D'accordo, lo appunto subito. Devo fare qualche preparazione particolare prima della visita? No, per una visita di controllo non serve niente di specifico. Se però dovessi avere esami del sangue recenti, li porti pure. Va bene, perfetto. La ringrazio molto, gentilissima. Si figuri. A giovedì prossimo. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Arrivederci. Allora, in questo dialogo abbiamo sentito tantissime espressioni utili. Partiamo dalla prima. Avrei bisogno di. Questa è una formula molto educata per chiedere qualcosa. Usate il condizionale per essere più cortesi. Avrei bisogno, vorrei, mi servirebbe. Poi c'è le va bene? Oppure ti va bene? Serve per chiedere se qualcosa è conveniente. Formale con le, informale con ti. E notate, mi può dire un altro modo cortese per chiedere un'informazione. Molto meglio di dimmi, che suona troppo diretto. Studio del dottor Ferretti, buonasera. Buonasera, sono Carlo Berti. Ho un appuntamento fissato per dopodomani alle 16, ma purtroppo ho avuto un contrattempo e non riesco proprio a venire. È possibile spostarlo? Capisco perfettamente, signor Berti. Mi dispiace per l'imprevisto. Vediamo subito cosa possiamo fare. Lasci che controlli l'agenda del dottore. La ringrazio. Mi scuso davvero per il disturbo, ma è sorto un problema al lavoro all'ultimo momento. Non si preoccupi affatto. Queste cose capitano. Allora, dopodomani aveva alle 16. La settimana prossima come si trova? Abbiamo martedì alle 15 oppure giovedì alla stessa ora, sempre alle 16? Martedì prossimo. Aspetti che controllo. Sì, martedì mi andrebbe benissimo. Anche se fosse un pochino più tardi, diciamo verso le 17? Guardi, martedì alle 17 c'è un buco. Glielo posso confermare senza problemi. Perfetto, così riesco a sbrigare tutto prima. Va benissimo martedì alle 17. Benissimo. Allora cancelliamo l'appuntamento di dopodomani e la sposto a martedì 28 novembre, ore 17. Le mando anche una mail di conferma, d'accordo? Sì, grazie mille. Ah, un'ultima cosa. Devo portare qualche documento particolare o la ricetta del medico di base?
La ricetta sì, se ce l'ha, altrimenti possiamo farla direttamente noi in sede, ma sarebbe meglio averla già. D'accordo, la procuro prima. Grazie infinite per la disponibilità. Figuriamoci. A martedì prossimo. Buona serata. Buona serata anche a lei. Bene, qui abbiamo altre espressioni fondamentali. È possibile... Questo è un modo formale ed educato per chiedere qualcosa, molto usato nelle situazioni ufficiali. Poi abbiamo sentito «è sorto un imprevisto», una frase perfetta quando dovete giustificare un cambiamento senza entrare troppo nei dettagli, elegante e professionale. E infine, mi passa, oppure mi può dire, espressioni tipiche delle conversazioni telefoniche quando dovete chiedere informazioni o documenti. Bene, adesso che sapete come prenotare e spostare un appuntamento, passiamo alla prossima situazione, la sala d'attesa. Siete arrivati allo studio medico, avete prenotato e adesso bisogna aspettare il proprio turno. Esatto, e mentre aspettate potreste trovarvi a chiacchierare con altri pazienti. Vediamo come si fa. Scusi, questo posto è occupato? No, è libero. Prego, si accomodi pure. La ringrazio. Mamma mia, quanta gente oggi. Lei è qui da molto? Ormai sono qui da quasi un'ora. Il dottore deve essere in ritardo con gli appuntamenti. Ma pazienza, capita. Sì, anch'io ho notato che c'è parecchia attesa. Fa un caldo incredibile qui dentro, vero? Non si respira. Ha ragione, dovrebbero aprire almeno una finestra. Comunque, io sono venuto perché ho un mal di testa che non mi passa da giorni. Proprio stamattina mi sono svegliato con una pressione fortissima qui, dietro gli occhi. Oh, mi dispiace. Deve essere davvero fastidioso. Io, invece, vengo per un controllo di routine. Niente di grave, per fortuna. Ogni 6 mesi faccio sempre un check-up completo. Fa bene, la prevenzione è importante. Io invece tendo sempre a rimandare e poi mi riduco all'ultimo. Lo facciamo tutti, non si preoccupi. Ah, guardi, mi sa che hanno chiamato qualcuno. Sta uscendo una signora. Sì, finalmente si muove qualcosa. Spero sia il mio turno tra poco. Oddio, hanno chiamato il mio nome. Scusi, devo andare. Le auguro che passi presto il mal di testa. Grazie mille, molto gentile. Buona visita. Altrettanto, grazie. Perfetto, questo dialogo era pieno di espressioni colloquiali molto naturali. Prima di tutto, si accomodi. È l'imperativo formale di accomodarsi. Se parlate con un amico, direste accomodati, ma in contesti formali si usa sempre si accomodi. Poi c'è una cosa importantissima. Sono qui da un'ora. Notate che usiamo il presente indicativo, non il passato. In italiano, quando un'azione è iniziata nel passato ma continua ancora adesso, usiamo il presente con da. E infine, sembra che tocchi a me, oppure è il mio turno. Toccare a qualcuno significa essere il turno di qualcuno. Quindi tocca a te vuol dire è il tuo turno. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, ho un appuntamento alle 11 con il dottor Santini. Sono Luca Moretti. Benvenuto, signor Moretti. Mi fa vedere la tessera sanitaria e un documento d'identità, per cortesia? Certo, eccoli. La tessera sanitaria è questa e questa è la carta d'identità. Perfetto, grazie. Allora, un attimo che inserisco i dati nel sistema. Ecco fatto. Vedo che è la sua prima visita qui da noi, giusto? Sì, esatto. È la prima volta che vengo in questo studio. Benissimo. Allora deve compilare questo modulo con i suoi dati anagrafici e la storia clinica. Ci sono domande sulle allergie, le patologie pregresse e i farmaci che assume regolarmente. D'accordo. Devo compilarlo qui oppure posso portarlo con me in sala d'attesa? Lo può compilare tranquillamente seduto, con calma. Poi, quando ha finito, me lo riporta qui. Va bene. Senta, un'altra cosa. Devo pagare qualcosa adesso o dopo la visita? Il pagamento si effettua dopo, quando esce dalla visita. Puoi pagare sia in contanti che con carta. Perfetto. E quanto viene a costare più o meno? Per una visita specialistica il costo è di 80 euro. Se poi il dottore prescrive esami o altre prestazioni, quelli sono a parte. Capito. Grazie mille per le informazioni. Prego. Allora si accomodi pure in sala d'attesa. Il dottore la chiamerà tra poco.
Sul display vedrà apparire il suo nome quando sarà il momento. Benissimo, grazie ancora. Di nulla, buona giornata. Bene, qui abbiamo visto un dialogo molto pratico per quando arrivate in uno studio medico. L'espressione chiave è ecco a lei o semplicemente eccoli. Questo è il modo cortese per consegnare qualcosa a qualcuno. Informalmente si dice anche ecco qui o solo ecco. Poi abbiamo devo pagare? Il verbo dovere si usa tantissimo per esprimere necessità o d'obbligo. La struttura è sempre dovere più verbo all'infinito. Per esempio, devo andare, devo compilare, devo portare. E notate, la chiameranno. Questo è il futuro semplice. In italiano il futuro si usa spesso per azioni che succederanno a breve o per previsioni certe. È molto comune negli studi medici. La chiameranno. Vedrà il suo nome. Il dottore la riceverà. Perfetto. Ora che siete stati accettati, è il momento di entrare. Ma prima bisogna passare dall'infermiera. Prima di vedere il medico, molto spesso dovete passare dall'infermiera per la misurazione dei parametri vitali. Esatto. Pressione, temperatura, a volte anche il peso. Vediamo come funziona. Signor Colombo? Prego, venga pure. Entri, si accomodi su questa sedia. Buongiorno. Grazie. Allora, adesso le misuro la pressione arteriosa. Si rilassi e appoggi il braccio qui sul bracciolo. Deve tenere il braccio all'altezza del cuore. Perfetto così. Va bene. Guardi, sono un po' agitato oggi, quindi probabilmente la pressione sarà più alta del normale. Non si preoccupi, succede spesso. L'ansia da camice bianco è normalissima. Respiri profondamente e pensi a qualcosa di piacevole. Ci provo. È che ho sempre un po' di timore quando vengo dal dottore, anche se è solo un controllo. La capisco perfettamente. Ecco, adesso stringo il manicotto. Non si muova, per favore. Sentirà un po' di pressione sul braccio, ma non le farà male. Sì, lo sento che stringe. Perfetto. Stia fermo ancora un attimo. Ecco fatto. Allora, la sua pressione è 130 su 85. È nella norma. Tutto bene. Ah, meno male. Temevo fosse schizzata alle stelle. No, tranquillo. Adesso le misuro anche la temperatura corporea. Tenga questo termometro sotto l'ascella. Ecco, così. Tenga il braccio aderente al corpo. Per quanto tempo devo tenerlo? Pochissimo. È digitale. Aspetti che faccia bip. Ecco, perfetto. 36,8. Nessuna febbre. È tutto regolare. Ottimo, mi rassicura molto. Benissimo. Ora la faccio passare direttamente dal dottore. La sua stanza è quella in fondo al corridoio, la terza porta a destra. Devo bussare? Sì, bussi pure e aspetti che le dica di entrare. Perfetto, grazie infinite. Prego, buona visita. Questo dialogo ci ha mostrato tante espressioni mediche specifiche. Iniziamo con gli imperativi formali. Si accomodi, si rilassi, stia fermo. Tutti questi sono imperativi alla forma di cortesia. In contesti professionali come lo studio medico si usa sempre la forma formale. Poi c'è un uso particolare del futuro. Sarà alta. Quando diciamo sarà stanco o sarà tardi, stiamo usando il futuro per esprimere un'ipotesi sul presente. È come dire probabilmente è alta. E l'espressione mi solleva o mi rassicura. Queste frasi indicano sollievo, molto utili quando ricevete buone notizie dal medico. Buongiorno, signora Ferrante. Venga, si sieda qui, prego. Oggi le dobbiamo fare un prelievo di sangue per le analisi che ha richiesto il suo medico curante. Buongiorno. Sì, lo so. Ho portato la richiesta. Eccola. Perfetto, grazie. Fammi vedere. Analisi del sangue complete con emocromo, glicemia, colesterolo e funzionalità epatica. Tutto chiaro. Allora, lei è a digiuno da stamattina? Sì, non ho mangiato niente. Ho bevuto solo un po' d'acqua. Va bene lo stesso? Sì, certo. L'acqua si può bere tranquillamente. L'importante è non aver mangiato nulla. Perfetto. Ora si scopra il braccio sinistro, per favore. Può tirarsi sulla manica? Ecco, così va bene? Sì, benissimo. Adesso le metto il laccio emostatico intorno al braccio. Stringa forte il pugno. Più forte, ecco, così.
Deve aiutarmi a far uscire bene la vena. Oddio, le confesso che ho sempre un po' paura degli aghi. Mi viene da svenire facilmente. Non si preoccupi, succede a tanti. Giri la testa dall'altra parte se preferisce, così non vede nulla. E respiri con calma. Sì, meglio che non guardo. Bravissima. Allora senta, adesso faccio entrare l'ago. Sentirà solo un piccolo pizzico, un fastidio minimo. Pronti? Ecco e via. Ma in realtà non fa così male come pensavo. Vede? È questione di un attimo. Ora rimanga ferma così mentre la provetta si riempie. Perfetto. Ancora qualche secondo. Ecco fatto. Tutto finito. Davvero? È già finito. Sì, ora tolgo l'ago. Ecco. E adesso prema forte con questo batuffolo di cotone sul punto del prelievo. Lo tenga premuto per almeno 5 minuti, mi raccomando. D'accordo. Devo tenere il braccio in una posizione particolare? Meglio se lo tiene sollevato, così si ferma prima il sanguinamento. E non faccia sforzi con questo braccio per almeno un'ora. Va bene. Quando sono pronti i risultati? I risultati saranno disponibili tra 3 giorni lavorativi. Riceverà una mail quando potrà ritirarli oppure può scaricarli direttamente dal sito. Perfetto. Grazie mille per la gentilezza. Figurati. Ora si riposi qualche minuto qui in sala d'attesa prima di uscire, giusto per sicurezza. Sì, faccio così. Grazie ancora. Bene, qui abbiamo incontrato diverse espressioni tecniche importanti. Partiamo da si deve digiunare? Questa è una forma impersonale che significa è necessario digiunare? Si deve equivale a bisogna o è necessario. Altro esempio, si dice che significa dicono che. Poi abbiamo stringa il pugno, si scopra il braccio, altri imperativi formali. Ricordate che in ambito medico si usa sempre la forma di cortesia. E notate l'uso dei diminutivi. Un piccolo pizzico, un fastidio minimo. I diminutivi come ino o etto rendono il tono più rassicurante. È una strategia linguistica per tranquillizzare il paziente. Un'ultima cosa interessante. A volte l'infermiera passa dal lei al tu. Avete sentito tieni premuto? Questo cambio informale è comune nelle situazioni di cura diretta, serve a creare più confidenza. Perfetto! Ora finalmente siamo pronti per entrare dal medico e descrivere i nostri sintomi. Eccoci finalmente dal medico. Questa è la parte più importante. Dovete spiegare cosa non va. Esatto, e per farlo bene servono le parole giuste. Vediamo 2 situazioni diverse. Avanti. Prego. Si accomodi, signora Giuliani. Allora, mi racconti un po'. Cosa la porta qui oggi? Buongiorno, dottore. Guardi, è da quasi una settimana che sto davvero male. Ho iniziato con un leggero fastidio alla gola, ma poi è peggiorato tutto in fretta. Capisco. Mi descriva esattamente quali sintomi ha adesso. Allora ho un forte mal di gola, proprio qui, che mi brucia quando ingoio. Anche solo bere l'acqua mi fa malissimo. E poi tossisco continuamente, soprattutto durante la notte. Non riesco proprio a dormire. La tosse è secca oppure grassa? Riesce a espettorare? All'inizio era secca, molto fastidiosa. Adesso invece è diventata più grassa, sento proprio del catarro che si muove. D'accordo. Ha avuto febbre in questi giorni? Sì, ieri sera sono arrivata a 38,5. Ho preso una tachipirina e mi è scesa un po', ma stamattina mi sono svegliata di nuovo con 37,8. E oltre a questi sintomi, si sente particolarmente stanca? Ha dolori muscolari? Sì, dottore. Mi sento completamente spossata. Ho dei dolori dappertutto, specialmente alla schiena e alle gambe. E poi ho un mal di testa che non mi lascia mai, proprio qui, sulla fronte. Ha brividi di freddo? Suda molto? I brividi li ho avuti soprattutto ieri, quando avevo la febbre alta. Sudavo tantissimo durante la notte. Ho dovuto cambiare il pigiama 2 volte. Capito. E l'appetito? Riesce a mangiare? Pochissimo, dottore. Non ho proprio fame e comunque con questo mal di gola ogni boccone è una tortura. Va bene. Adesso la visito. Apra bene la bocca e dica ah.
Più forte. Ah, perfetto. Vedo che le tonsille sono molto infiammate e arrossate. Ora le ausculto il torace. Si scopra un attimo e respiri profondamente. Ecco, così? Sì, bene. Inspiri, espiri, ancora. Bene. I polmoni sono puliti, non sento rumori strani. È chiaramente un'infezione delle vie respiratorie superiori, probabilmente di origine virale. Ottimo! Questo dialogo era ricchissimo di vocabolario medico. Prima cosa, mi dica o mi racconti sono imperativi formali che il medico usa per invitare il paziente a parlare, molto comuni all'inizio della visita. Poi la struttura fondamentale. Ho un forte mal di. In italiano usiamo sempre avere più mal di seguito dalla parte del corpo. Mal di testa, mal di pancia, mal di gola, mal di schiena. Importantissimo, soprattutto. Questa parola serve per sottolineare un aspetto particolare. Tossisco molto, soprattutto di notte. Significa che la tosse è peggiore di notte. E infine, mi sento spossato o mi sento stanco. Spossato è un aggettivo molto forte che significa completamente esausto, senza forze. Ampliate il vostro vocabolario con questi termini. Buonasera, signor Venturi. Entri pure, si accomodi. Ho letto nella scheda che ha chiamato per un dolore addominale, corretto? Sì, esatto, dottoressa. È da 3 giorni che ho questo dolore allo stomaco che mi preoccupa parecchio. Capisco la sua preoccupazione. Allora, cerchiamo di capire bene la situazione. Dove localizza esattamente il dolore? Me lo puoi indicare con un dito? È qui, guardi, nella parte sinistra dell'addome, un po' sotto le costole. Però non è sempre nello stesso punto. A volte si sposta più verso il centro. Interessante. E che tipo di dolore è? È un dolore acuto, pungente, oppure più sordo e continuo? È strano da descrivere. Non è lancinante. È più come un dolore sordo che va e viene. A volte sparisce completamente per qualche ora, poi ritorna all'improvviso. Quindi è intermittente, non costante. E c'è qualcosa che lo peggiora o lo allevia? Per esempio quando mangia o quando si muove? Ma guardi, ho notato che dopo i pasti peggiora decisamente, soprattutto se mangio cose pesanti o grasse. E anche quando mi piego in avanti sento più fastidio. D'accordo. Ha avuto altri sintomi associati? Nausea, vomito, diarrea? Sì, la nausea sì. Mi viene soprattutto al mattino, appena sveglio, e dopo mangiato. Un paio di volte ho anche vomitato, ma non spesso. E l'intestino? Com'è la situazione? Ha notato cambiamenti nelle sue evacuazioni? Beh, adesso che ci penso sì. Sono un po' stitico da qualche giorno. Prima invece era tutto normale. Capisco. Senta, si è mai fatto visitare per questo tipo di problema in passato? Ha mai sofferto di disturbi digestivi? No, dottoressa, è la prima volta in assoluto. Per questo sono un po' in ansia. Secondo lei potrebbe essere qualcosa di grave? Ho letto su internet che... Signor Venturi, la blocco subito. Internet spesso terrorizza inutilmente. Non saltiamo alle conclusioni affrettate prima di aver fatto una visita accurata. Potrebbe essere semplicemente una gastrite o un problema digestivo banale. Ha ragione, scusi. È che uno si spaventa. È comprensibile, ma cerchiamo di rimanere razionali. Ora la visito attentamente. Si sdrai sul lettino, per favore, e si rilassi. Devo palparle l'addome per capire meglio. Va bene, mi stendo. Perfetto. Piego le ginocchia così. Ecco. Ora le premo delicatamente sull'addome. Mi dica se sente dolore in qualche punto specifico. Qui? No, lì niente. E qui, nella parte sinistra dove diceva lei? Sì, lì sento un po' di fastidio quando preme. D'accordo. Continuo. Bene, ho finito. Si può rivestire. Perfetto! Anche questo dialogo ci ha dato moltissime espressioni utili. Iniziamo con localizzare il dolore. Questo è un verbo tecnico che i medici usano spesso. Significa indicare con precisione dove si trova il dolore. Poi abbiamo diverse descrizioni del dolore. Un dolore sordo, un dolore acuto, un dolore che va e viene. Queste sono tutte descrizioni precise e specifiche. Sordo significa non lancinante, più profondo.
che va e viene, significa intermittente. Importantissima l'espressione secondo lei. Si usa per chiedere l'opinione di qualcuno. Secondo me significa a mio parere. Secondo te significa a tuo parere. E infine, non saltiamo alle conclusioni. È un'espressione idiomatica che significa non facciamo supposizioni premature. Il medico la usa per calmare il paziente ansioso. Benissimo! Ora che il medico ha capito qual è il problema, è il momento della diagnosi e della terapia. Eccoci alla fase finale. Il medico ha capito qual è il problema e adesso deve spiegarvi la cura. Questa parte è fondamentale perché dovete capire bene quali farmaci prendere e come prenderli. Attenzione massima! Allora, signora Conti, dopo la visita posso dirle con certezza che si tratta di una bella influenza stagionale. Niente di preoccupante, ma deve curarsi bene. Ah, meno male che non è niente di grave, però mi sento davvero a pezzi, dottore. Lo capisco perfettamente. L'influenza mette proprio KO. Adesso le spiego la terapia da seguire. Le prescrivo un antinfiammatorio per abbassare la febbre e alleviare i dolori muscolari. Va bene. E quante volte al giorno lo devo prendere? Una compressa ogni 8 ore, quindi 3 volte al giorno. È importante che lo prenda sempre dopo i pasti, mai a stomaco vuoto, perché potrebbe darle fastidio allo stomaco. D'accordo. Quindi colazione, pranzo e cena. Esattamente. Poi le do anche uno sciroppo per calmare la tosse. Ne prenda un misurino da 15 ml 3 volte al giorno. Anche questo dopo i pasti. Il misurino è nella confezione? Sì, lo trova dentro. E poi, visto che ha anche molto catarro, le prescrivo un mucolitico in bustine. Ne sciodo una in mezzo bicchiere d'acqua, 2 volte al giorno. La mattina e la sera? Preferibilmente mattina e primo pomeriggio. Così il catarro si fluidifica durante il giorno e respira meglio. La sera potrebbe tossire di più quando si sdraia. Capito. E per quanto tempo devo prendere questi farmaci? L'antinfiammatorio per 5-6 giorni fino a quando la febbre non sarà completamente sparita. Lo sciroppo e il mucolitico anche una settimana, 10 giorni se necessario. Va bene. Senta, dottore, devo stare a riposo assoluto? Perché io lavoro e... La blocco subito. Assolutamente sì. Deve stare a riposo completo. Niente lavoro per almeno 4 o 5 giorni. Le faccio il certificato medico. Ah, grazie. È che non mi piace assentarmi dal lavoro, ma capisco che... Signora Conti, il riposo è fondamentale. Se non si riposa adeguatamente, rischia di peggiorare e di trascinare l'influenza per settimane. Si metta a letto, si copra bene e si riposi. Ha ragione, lo farò. Altre raccomandazioni? Sì, beva moltissimi liquidi, acqua, tisane calde, brodi, almeno 2 litri al giorno. L'idratazione è importantissima quando si ha la febbre. D'accordo, lo farò sicuramente. E poi eviti assolutamente sbalzi di temperatura. Non esca se non è necessario e se deve uscire si copra molto bene, soprattutto la gola. Va bene. E per mangiare? Ho pochissimo appetito. È normale con l'influenza. Mangi leggero, riso in bianco, pasta al pomodoro, carni magre, verdure cotte. Eviti cibi grassi e pesanti che affaticherebbero la digestione. Perfetto. Senta, dottore, se tra 3 o 4 giorni non mi sento meglio, devo tornare? Sì, se entro 4 giorni la febbre non scende o se compaiono altri sintomi, come difficoltà respiratorie, mi contatti subito. Altrimenti ci vediamo tra una decina di giorni per il controllo. Benissimo, dottore. La ringrazio davvero tanto. Di nulla. Ecco qui le ricette per i farmaci. Si rimetta presto. Perfetto. Questo dialogo conteneva tantissime informazioni pratiche sulla terapia. Partiamo dal verbo fondamentale, prescrivere. Si costruisce così: prescrivere qualcosa a qualcuno. Esempio, le prescrivo una medicina, ti prescrivo degli esami. Poi, la domanda più importante: quante volte al giorno? Questa è la domanda standard per capire la posologia, cioè come assumere il farmaco. E le indicazioni fondamentali: dopo i pasti, prima dei pasti, a stomaco vuoto, lontano dai pasti. Queste sono tutte istruzioni mediche essenziali che dovete capire bene. Notate anche gli imperativi formali: si riposi, beva, eviti.
Il medico li usa per dare istruzioni chiare e precise sulla cura. Allora, signor Battaglia, dopo questa visita direi che la situazione è abbastanza chiara, ma per sicurezza voglio approfondire con alcuni esami. Capisco, dottoressa. Che tipo di esami devo fare? Le consiglio innanzitutto delle analisi del sangue complete. Voglio controllare i valori generali, emocromo, glicemia, colesterolo, trigliceridi, funzionalità epatica e renale. D'accordo. Dove posso farle queste analisi? Può farle in qualsiasi laboratorio privato, oppure, se ha l'esenzione ticket, può andare nella struttura pubblica. Ecco la richiesta del medico, l'impegnativa. Grazie. E devo prenotare o posso andare direttamente? Dipende dal laboratorio. Quelli privati spesso non richiedono prenotazione, basta presentarsi al mattino presto. I centri pubblici, invece, di solito richiedono la prenotazione tramite CUP. Il CUP sarebbe... Il Centro Unico di Prenotazione. Può prenotare online sul sito della regione, per telefono oppure direttamente agli sportelli. Perfetto. Proverò online allora. E poi, dottoressa, oltre alle analisi del sangue? Vorrei anche un'ecografia addominale completa, per vedere bene fegato, pancreas, reni e milza. Visto il dolore che ha descritto, voglio escludere qualsiasi problema agli organi interni. Va bene. Anche questa posso farla dove voglio? Sì, stessa cosa, pubblico o privato. Attenzione però, per l'ecografia addominale deve presentarsi a digiuno da almeno 6 ore. Quindi meglio se la prenoto al mattino presto. Esattamente, digiuni dalla sera prima. Non mangi né beva nulla tranne un po' d'acqua se proprio necessario, così l'esame sarà più preciso. Capito. E una volta che ho fatto tutto, quando devo tornare da lei? Fissi un appuntamento di controllo qui in studio tra circa 2 settimane, 3 al massimo. Nel frattempo avrà tutti i risultati pronti. E devo portare i referti originali o vanno bene le copie? Porti pure gli originali, così posso vederli bene. Se vuole tenerne una copia per sé, la faccia prima di venire. Perfetto, dottoressa. Senta, un'ultima domanda. Nel frattempo, devo prendere qualche farmaco o fare qualcosa in particolare? No, per ora non le prescrivo nulla. Aspettiamo di vedere i risultati degli esami, poi decideremo eventualmente una terapia. L'unica cosa, continui ad annotare i sintomi che ha. Se il dolore peggiora o compaiono nuovi disturbi, mi chiami immediatamente. Va benissimo. La ringrazio moltissimo per la disponibilità e la pazienza. Ma si figuri, è il mio lavoro. Allora ci vediamo tra 2 settimane con tutti gli esami. Mi raccomando, non trascuri nulla. Stia tranquilla, farò tutto per bene. Grazie ancora. Prego, si rimetta presto e stia bene. Arrivederci. Arrivederci, dottoressa. Benissimo. Quest'ultimo dialogo ci ha mostrato come si chiude una visita medica con richiesta di approfondimenti. L'espressione chiave è le consiglio. Il verbo consigliare si usa tantissimo in medicina, quando il dottore suggerisce esami o controlli. Struttura, consigliare qualcosa a qualcuno. Poi c'è dove posso farle. Notate l'uso del verbo fare al posto di eseguire o effettuare. Farle significa fare le analisi. In italiano il verbo fare è usatissimo come verbo sostitutivo. E infine 2 espressioni importantissime per congedarsi: si rimetta presto, che è l'augurio formale di pronta guarigione, e stia bene, che è un saluto affettuoso alternativo ad arrivederci. Esatto. Queste formule di cortesia sono fondamentali per chiudere la conversazione in modo educato e professionale. Ed eccoci arrivati alla fine dei nostri 10 dialoghi dal medico. Abbiamo visto davvero tante situazioni diverse, dalla prenotazione telefonica fino alla prescrizione degli esami. Avete imparato come fissare un appuntamento, come descrivere i sintomi, come capire le istruzioni del medico sui farmaci. E soprattutto avete scoperto tantissime espressioni utili che vi serviranno nella vita reale quando dovrete affrontare una visita medica in Italia. Ricordatevi, la chiave è usare sempre il condizionale per essere cortesi, conoscere il vocabolario medico di base
e non aver paura di fare domande se non capite qualcosa. Esatto. I medici sono lì per aiutarvi, quindi non abbiate mai timore di chiedere spiegazioni o ripetizioni. Allora, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi a Italian Pod per non perdere i prossimi contenuti. E ricordatevi, mandate pure le vostre richieste nei commenti. Quale situazione vorreste vedere nel prossimo video? Al ristorante? In banca? All'aeroporto? Scrivetecelo e cercheremo di realizzare i video che desiderate. Perfetto. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao e state sempre bene! Alla prossima!